Ciao a tutti, amici del Leone. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Leone, tendenze energetiche e affettive per la prima parte di novembre 2022. Vediamo un po'. Wow, abbiamo Leon. In questo mazzo viene chiamato così, è la carta del giudizio. Quando c'è il giudizio si parla di un periodo di risveglio spirituale, di, fa riferimento comunque alla chiamata di tipo spirituale, quindi per qualcuno può anche fare riferimento a una chiamata di tipo fisico, magari arrivano delle notizie o, come vi dicevo già all'inizio, c'è una sorta di presa di consapevolezza, c'è una sorta di risveglio, è un po' come se arrivasse quell'idea o quella comprensione, insomma, che vi fa fare il balzo in avanti. Bene, andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte comunque per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per chi volesse contattarmi poi trova il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video. Che salto che ha fatto quella carta. Ok, allora andiamo a vedere. Cominciamo con l'eremita, la carta del carro, due arcani maggiori ragazzi, quindi energia bella forte. E un altro arcano maggiore. Oh wow! Abbiamo la ruota della fortuna, terzo arcano maggiore uscito. Allora, con la carta dell'eremita sento che qualcuno o arriva da un periodo, sta ancora vivendo un periodo di ricerca interiore e può essere per quello che poi ad un certo punto arriva anche la comprensione, perché si sta facendo un lavoro con la carta dell'eremita. Normalmente quando arriva la carta dell'eremita è perché si ricerca la propria verità interiore, si va a fondo di se stessi, si scava ed è un percorso, un viaggio che si ha, come vi posso dire, che si è in grado di fare perché c'è un certo tipo di saggezza, un certo tipo di esperienza alle spalle. La carta del carro parla di un movimento, può far riferimento a un viaggio di tipo fisico o a un movimento di tipo magari spirituale, il fatto di prendere una decisione, proprio perché magari si è intrapreso questo viaggio interno con l'eremita, potrebbe essere che si sia maturata un qualche tipo di scelta, qualche tipo di decisione o che si sia capito che direzione dare a una relazione, a una situazione o magari in senso più esteso anche alla propria vita, perché comunque la carta del giudizio è una presa di consapevolezza da un punto di vista globale. Abbiamo poi la ruota della fortuna e per certi versi sento che qualcuno, come vi posso dire, avrebbe voglia di chiudere e riaprire un ciclo. La ruota della fortuna è un arcano numero 10, fa riferimento anche appunto ai cicli della vita che si ripetono. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi vogliono dire. Re di Pentacoli, interessante perché potrebbe fare riferimento a una persona che c'è intorno a voi, alla vostra persona di interesse o anche a un padre, perché no? Potrebbe anche essere una madre che ha una forte, diciamo, energia maschile, poi ognuno di voi lo applichi alla propria realtà. Abbiamo poi la carta della luna, un fante di pentacoli. Quindi, allora io con questo re di pentacoli, ehm, secondo me è una persona che in qualche modo, se vogliamo, potrebbe condizionare la situazione di crescita interiore, di percorso spirituale, diciamo così, che state facendo con la carta dell'eremita. Oppure, se non fosse un'altra persona, potreste essere voi e il fatto che cercherete in questa prima parte del 2000, di novembre 2022 di cercare una vostra stabilità o probabilmente per qualcuno manca un qualche tipo di concretezza, manca un qualche tipo di stabilità e sento che è molto collegato con la ruota della fortuna.
nel senso che c'è bisogno di un cambio a livello di potere personale anche. Ehm, Abbiamo poi la carta della luna che parla di proiezioni, di paure, di nostalgia. Sono due carte, sia il giudizio che la luna, che parlano di passato, quindi per qualcuno si potrebbe far vivo, secondo me, qualcuno del passato, con qualcuno con cui magari si era già concluso un ciclo. Mm? Perché comunque abbiamo quest'ora di pentacoli, quindi potrebbe essere che qualcuno riaffiori o si faccia sentire, o magari che abbiate delle notizie, perché comunque quando c'è la carta del giudizio arrivano anche delle notizie. Il fante di pentacoli potrebbe rappresentare una persona che entrerà nella vostra vita, potrebbe rappresentare un figlio. Qui abbiamo fante di pentacoli e re di pentacoli. Diciamo che è un'energia, normalmente il fante di pentacoli è un'energia che si dedica completamente, anima e corpo, ad un progetto, ad una relazione, ad un movimento, a qualche tipo di studio anche. Terminiamo poi, ragazzi, con un 7 di spade, e io lo sento molto associato con la carta della luna perché qui si tratta di tirare giù la maschera. Mm. La luna fa riferimento alle proiezioni, ok? Normalmente è una carta che, ehm, cioè la luna viene illuminata solo a metà, no? L'altra metà normalmente è al buio, non si vede, e sento che è proprio quella parte che dovete smascherare, diciamo così, ehm, di voi stessi, mi viene da dire. Ecco, un consiglio in tutto questo processo, in tutta questa fase, è di, perché c'è il 7 di spade, se ci fate caso, soprattutto in questo mazzo, il 7 di spade è rappresentato con la volpe. Si tratta di usare l'astuzia, di usare la furbizia in questo caso, per riuscire, perché guardate che la stesa è molto potente, avete comunque 4 arcani maggiori su 7 carte, quindi più del 50%. Va bene, andiamo a vedere per i single cosa riesco a dirvi di più. Mm. 8 di pentacoli al contrario, mago al contrario, la torre al contrario, la regina di pentacoli. Qua c'è il re di pentacoli. Sicuro che è una figura genitoriale per molti, o comunque un tutore, una tutrice, diciamo così, no? Allora, si parte da un 8 di pentacoli al contrario, qui c'è qualche cosa che probabilmente riguarda la vostra quotidianità, può essere che qualcuno qui con la carta dell'eremita si senta solo nella propria vita di tutti i giorni, che magari non si sente appoggiato, perché comunque la carta dell'eremita è sempre da vedere un po' con una doppia faccia, diciamo così, c'è l'eremitaggio volontario e la controparte è un po' la solitudine che si vive in un determinato contesto. Potrebbe anche essere un contesto lavorativo, perché comunque l'otto di pentacoli fa appunto riferimento al lavoro, ma potrebbe anche essere semplicemente una situazione nel quotidiano, diciamo. Il mago, al contrario, mi dice che c'è anche la torre al contrario, mi dice che state facendo un po' di difficoltà probabilmente a far sviluppare questo carro. Non c'è una reale volontà di manifestazione o una reale azione che si sta facendo per andare in una determinata direzione, ok? Il carro, come vi dicevo prima, è la carta che dà la direzione a una relazione, a una scelta, a un progetto. Però avendo il mago al contrario, qui non si sta facendo niente di concreto fondamentalmente. C'è la torre al contrario sotto la ruota della fortuna, ragazzi. Qui c'è bisogno di fare un cambio ehm, che secondo me comporta dei tagli che voi non volete fare. La regina di pentacoli, di nuovo, secondo me è una figura che c'è vicino a voi, può essere anche la vostra persona di interesse, o cioè se proprio non avete nessuno, potrebbe fare riferimento a un genitore o al vostro modo di vedere il vostro potere personale, sia che siate uomini sia che siate donne.
il vostro modo, insomma, di percepire il vostro potere personale nei confronti degli altri, ok? Diversamente se siete single ma avete qualcuno, diciamo così, che vi gira intorno, questa regina di pentacoli potrebbe essere proprio quella persona lì. Andiamo a vedere la luna. Un'altra luna al contrario, quindi qui sì, e anche qui il 7 di coppe, che è un po' come il 7 di spade. Ci sono delle proiezioni da elaborare, probabilmente state dedicando anima e corpo a qualche cosa senza vedere chiaro, senza avere la visione di insieme. E comunque fate attenzione perché qui con il mago manifesta la propria realtà, però la luna distorce la visione della realtà. Quindi fate attenzione perché se state cercando di fare qualche tipo di manifestazione, vivendo le proiezioni, manifesterete qualche cosa che non è quello che volete voi. E anche qui il 7 di... Sì, ho proprio la sensazione che sarà un'illuminazione, avete la carta del giudizio, ci sarà proprio una presa di coscienza, qualcuno farà come un lavoro, come vi dicevo, cadranno le maschere, cadranno le illusioni, vi renderete conto di quali sono state le proiezioni. E poi abbiamo un 5 di bastoni e un 10 di spade. Quindi si va verso la fine del periodo, verso diciamo la fine di quelli che potrebbero essere i conflitti interiori e di quello che è stata la sofferenza di cui ci parla questo 10 di spade, ok? Perché comunque so che la torre è girata al contrario, quindi probabilmente non è ancora, diciamo così, effettiva nella vostra realtà, ma è lì, quindi qualche tipo di crollo, di cambio, anche abbastanza drastico e inaspettato, potrebbe essere in agguato. Vi ripeto, avete la carta del Leon, del giudizio, potrebbe anche essere che una chiamata dove vi rivelano qualcosa vi fa cambiare le certezze che avete avuto fino ad adesso, ok? Va bene, andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione. Andiamo a vedere un pochettino che cosa riesco a dirvi. Cavaliere di spade, la carta della giustizia, e 9 di bastoni. Allora, quando c'è la giustizia si parla di cose fatte nel modo giusto, nel modo corretto, ed è una carta che parla anche di contratti. Se ci fate caso, il carro ha una sorta di baldacchino con 4 bastoni, no? Proprio per stare ad indicare una direzione sicura, no? Quindi sento che con la giustizia è il come o il rettificare qualche cosa o il mettere nero su bianco, può parlare di qualche questione burocratica dentro la quale magari siete coinvolti in questo periodo, probabilmente con questo cavaliere di spade. Il cavaliere di spade è sempre un'energia che è un po' intermittente, va e viene, può essere che rappresenti il vostro partner o può essere il vostro atteggiamento nei confronti magari della relazione. E quindi sento appunto questa regolarizzazione, mi viene quasi da dire, no? Dove con il 9 di bastoni si mettono i paletti, ci si inizia a difendere. Cambia il modo di percepire la vostra realtà, probabilmente, o cambia il vostro modo di darvi, il vostro modo di esporvi anche. Mi parlano di social, per qualcuno magari ha un senso. Allora, poi abbiamo la carta dell'imperatore, guardate, sono 3 figure di potere materiale intendo, eh. Quindi qui c'è qualche cosa a livello del vostro potere materiale che non vi lascia tranquilli fondamentalmente. È un po' come se... perché anche l'imperatore parla anche di casa, e anche qui con il carro, qui c'è un 4, qua ci sono i contratti, quindi voglio dire,
Per qualcuno fa riferimento al firmare un contratto per una casa, magari, o al firmare un accordo per migliorare la vostra stabilità, direi. Anche proprio a livello di coppia, non solo a livello materiale. Abbiamo poi la forza, un asso di bastoni, vediamo che altra carta mi danno per terminare. E un 5 di spade al contrario. Scusate. Allora, la forza parla di coraggio e di forza di volontà. Vi faccio presente che avete comunque 3 arcani maggiori, anche voi nella stesa, quindi anche questa è bella bella pregna di cambi e di movimenti comunque importanti e profondi, ma qui c'è il prendere proprio coraggio per il fare un movimento con intenzione, mi viene da dire, perché comunque l'asso di bastoni è quello che è il movimento, ok? L'azione, il fuoco della passione che vi porta in avanti, dove vi porta verso, diciamo, quella che potrebbe essere la risoluzione dei conflitti. O perlomeno vi dirò, perché comunque il 5 di spade, quando è il contrario, non ho carte di diavolo in realtà, però c'è un 7 di spade, quindi potrebbe parlare di manipolazioni mentali, ma ripeto, è molto facile perché comunque c'è la carta della luna, quindi qualche tipo di proiezione sicuramente c'è ed è per quello che si inizia con la carta dell'eremita, probabilmente c'è proprio bisogno di fare un po' di pulizia, diciamo così, proprio delle proiezioni. Ok, andiamo a vedere ancora un messaggio con gli oracoli, gli angeli del cuore. Però guardate, l'asso di bastoni può anche fare riferimento a un incontro. Potrebbe essere con questo fante di pentacoli, o potrebbe essere appunto l'azione, il muoversi, il fare qualche cosa. E sento che per molte persone è così, nel senso che qui bisogna agire per ottenere quello che si vuole, insomma, per difendere i propri averi, i propri beni, la propria stabilità, i propri spazi, mi dicono. Allora, andiamo a vedere una carta per gli amici del leone. Ok. Dai una possibilità alla tua relazione, lavora sulla coppia. Per i single sento che fa riferimento al modo di vedere la coppia. C'è un po' da fare, diciamo, questa sorta di restyling, se vogliamo. Amici del leone, io spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Se sì, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare, fare una donazione. Ogni tipo di supporto per me è importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!